quindi vediamo l'inquadratura. Ok, bene ragazzi, oggi parliamo di torce, ma non di quelle torce dalla luce pazzesca che abbiamo visto anche in altre recensioni. Oggi parliamo di qualcosa di diverso, parliamo di lei, la Sofirn SE1, una torcia piccolissima che andiamo a scoprire insieme. Bene ragazzi, però prima di iniziare con questo video vi ricordo di iscrivervi al canale, attivate la campanella delle notifiche e mettete un bel mi piace a questo video e, cosa ancora più importante, mettetemi un commento giù, che è la cosa che spinge maggiormente l'algoritmo di YouTube. Quindi se volete sostenere il canale, se volete che vi porti oggetti sempre più interessanti, mettetemi un bel commento, sarò felice di rispondere a tutti e niente, così aiutate il canale. Continuiamo con la recensione. Allora ragazzi, quando ho aperto questo pacchetto ho pensato, vabbè, ma sarà veramente così piccola? Ragazzi sì, è minuscola, quindi adesso ve la faccio vedere per bene e così vedrete di cosa stiamo parlando. La SE1 ha delle dimensioni davvero ridotte, infatti parliamo di 30x30 x 14 mm e di soli 20 grammi di peso. 20 grammi, niente. Nella confezione troviamo la torcia, una clip intercambiabile, un anello per portachiavi, un laccetto da polso e il classico cavetto USB Type-C per la ricarica. Il corpo è in alluminio 6061 con una finitura leggermente opaca e 3 sono i colori disponibili: blu, arancione e grigio argento. Adesso parliamo della qualità costruttiva. Solida, sorprendentemente solida ragazzi, e pensare che costa meno di 20 euro. Bene ragazzi, ma adesso entriamo nelle specifiche tecniche della nostra bellissima torcia della Sofirn. Luce bianca, 300 lumen di picco con un fascio che arriva fino a 76 metri. Luce UV a 395 nanometri, utile per banconote, macchie e fluorescenza. E poi qui sopra abbiamo un bellissimo anello RGB con 4 modalità, pensato per la visibilità notturna e per il campeggio. La ricarica ovviamente è tramite USB Type-C, con porta di ricarica stagna, quindi senza cover in gomma, una scelta intelligente che apprezzo molto. Sul livello minimo l'autonomia supera le 10 ore di utilizzo continuo. Sul campo la versione magnetica si rivela sorprendentemente utile, infatti incollata al cofano dell'auto durante il check notturno, oppure ferma sul telaio mentre sistemi qualcosa sotto scocca, oppure attaccata a una qualsiasi superficie metallica mentre stai bivaccando come luce d'ambiente. Il fascio ovviamente ragazzi non è abbagliante e infatti non deve esserlo. Infatti lei è una luce da tasca da compiti ravvicinati come trovare qualcosa nello zaino, orientarsi nella tenda o controllare un angolo buio. Per quello funziona benissimo. Poi abbiamo l'UV. L'UV fa il suo lavoro per usi quotidiani, banconote, macchie, residui biologici, più che sufficiente per quello che serve in campo. Bene ragazzi, ma facciamo un piccolo check su come funziona la nostra torcia. Quando vi arriverà così che è bloccata, quindi per sbloccarla andate a fare 3 clic ed ecco che lei si sblocca. Poi tenete premuto e lei, vedete, passa in rassegna da la luce più bassa alla luce più alta in base a quello che dovete fare. Da questa posizione a spenta, quindi doppio clic e andate ad attivare la luce, vedete, la luce UV, come vi dicevo, utile per le banconote o per le macchie biologiche. Spegniamo e poi qui sopra, appunto, ecco qui abbiamo questo anello che è l'anello RGB.
Per attivarlo dovete tenere premuto ed ecco che si accende l'anello RGB. In questo caso si è accesa nell'ultima modalità in cui si era spenta, che era appunto quella rossa. Adesso doppio clic e va a cambiare in verde e fa, se non sbaglio, sì, tutto il giro dei colori. Ecco qui, un po' pulsante così. Poi doppio clic e fa rosso e blu lampeggiante, quella luce di emergenza tipo polizia americana. Doppio clic e fa questa, non so se si vede dalla telecamera, insomma gira, ecco, gira e fa tipo l'arcobaleno, un po' vari colori. E qua ritorniamo alla luce rossa con un altro doppio clic e poi un clic e l'andiamo a spegnere. Bene ragazzi, siamo completamente al buio con la nostra piccola torcia, eccola qui, della Sofir. Lì c'è la mia macchina, siamo nel tunnel dei garage di casa mia e questa è la nostra piccola torcia al minimo. Vedete già, si riesce bene o male a poter camminare. Bene, aumentiamo adesso l'intensità, aumentiamo e andiamo al massimo. Guardate qui questa piccola torcia che luce riesce a fare. Ve la spengo e ve la riaccendo così capite la differenza. Spenta, accesa, guardate lì. Incredibile ragazzi, guardate che luce che fa questa piccola torcia. Abbassiamo, ritorniamo al minimo, già così al minimo ci consente di poter camminare tranquillamente. Così siamo con la media e così siamo al massimo. Guardate qua, ritorniamo eco, bassa, media, alta. Devo dire che guardate, riesce a illuminare tutto il tunnel. Va bene ragazzi, ritorniamo, rientriamo in casa e andiamo a tirare le conclusioni finali su questa torcia, piccola torcia della Sofir, la SE1. Andiamo. Bene amici, ed eccoci qui la conclusione del video con la nostra piccola torcia della Sofir, la SE1. Mi è piaciuta così tanto che questa me l'hanno mandata loro. L'ho presa sia in blu, eccola qui, sia in grigia, così ce l'ho tutti i colori. Questi le metterò nelle chiavi sia nella mia macchina, non nel fuoristrada ma nell'altra, e questa la metterò nelle chiavi della macchina di mia moglie, perché veramente mi sono piaciute un casino queste piccole torce. Giù in descrizione vi lascio comunque tutti i link. Calcolate ragazzi che vengono meno di 15 euro, quindi se mettete anche qualche buono sconto, comunque andate a dare giù in descrizione un'occhiata, ancora di meno vi verranno a costare. E veramente mi hanno stupito. Ovviamente ragazzi non sono torce da ricerca o torce chissà da fare che cosa, sono delle piccole torce per una luce di emergenza. Io per questo le metterò nelle chiavi della macchina, perché ce l'avrò sempre a portata di mano se mi dovesse servire una fonte luminosa. Bene ragazzi, prima di chiudere però ricordatevi di iscrivervi al canale, attivate la campanella delle notifiche, mettete un bel mi piace a questo video e lasciatemi giù un commento e fatemi sapere cosa ne pensate di queste piccole torce della Sofir in rapporto qualità-prezzo. Bene ragazzi, per questo video è proprio tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao raga!